sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, una borsa realizzata in juta. Io ho scelto il color moro e il panna. Voi potete anche scegliere altri colori, o il panna con l'azzurro, con il rosa, con il giallo. Sul sito di Filati Discount potete scegliere insomma i vostri colori preferiti. Allora, i manici l'ho realizzati sempre con la juta, ma color panna, ma si può variare sia realizzarli in color moro oppure anche una riga di panna e una riga di color moro, si può sempre fare. Nella base sotto, sulla base, ho deciso di mettere un pochino di rete, ma pochissimo, giusto per dare un pochino più di forma. Ai laterali non occorre. Ora andiamo a prendere subito le misure. Allora, le misure sono sui 34 centimetri di larghezza e l'altezza 25 centimetri. Potete variare la misura, basta realizzare all'avvio più catenelle e realizzare più righe, alternando ovviamente i colori che avete scelto. L'aiuta è molto versatile in questo periodo perché è molto sportiva, ma allo stesso tempo la possiamo utilizzare in qualsiasi momento. Passiamo subito ai materiali e poi al tutorial. Vi ricordo che c'è sempre l'articolo del blog che trovate sotto all'info, tutte le informazioni sempre del blog, ma i link anche dell'aiuta, e potete scegliere i vostri colori. E non dimenticate di iscrivervi al canale sempre se volete. Ho scelto per questo progetto l'aiuta, sono 180 grammi, 200 metri. Consigliano l'uncinetto dal 4 al 6. Questo è il color moro, ci occorre una rocca e poi il color panna. Anche una fotora per borse color beige. Uncinetto 5. Con il color moro sono andata ad avviare 70 catenelle. Faccio un'ulteriore catenella, vado sul punto successivo e vado a lavorare solo maglie basse per tutta la riga. Comunque la lavorazione sarà solo di maglie basse, in questo modo. Noi dobbiamo arrivare a un pannello che sia lungo 60 centimetri, però voi realizzate un campione prima per comunque determinare la tensione, perché sto lavorando con uncinetto numero 5 su 70 catenelle, per cui fate un piccolo campione per determinare anche la vostra tensione. Allora io proseguo fino al termine e poi voltiamo il lavoro. Realizzata la prima riga, vado a realizzare una catenella e volto il lavoro. Proseguo a lavorare ogni punto, vedete questo è il punto, il primo, il secondo, ogni punto lo vado a lavorare sempre a maglia bassa. Andiamo a lavorare 3 righe con il color moro, sempre a maglie basse. Adesso che ho lavorato 3 righe andiamo a agganciare il panna. Entro con l'uncinetto all'ultimo punto, vado ad inserire prima il panna, vedete il panna, e prendo il filo marrone, eccolo qui, lo faccio passare e prendo il panna, bloccando poi ovviamente, poi andiamo a bloccare poi il marrone e faccio passare il panna in questo modo. Adesso prendo il marrone, lo passo davanti in questo modo e vado a fare una catenella con il panna e abbiamo bloccato il filo. Noi adesso andiamo a lavorare con il panna e andiamo a realizzare 6 righe, ma vi faccio vedere come trasportare il marrone.
Che significa? Noi man mano che andiamo a lavorare ci tiriamo su il filato, il marrone, in maniera che quando poi andiamo a lavorare il marrone già l'abbiamo inserito, quindi non dobbiamo tagliare i fili. Adesso che ho fatto la catenella, lascio il marrone, in questo caso non mi occorre, lo lascio lì e vado a lavorare le mie maglie basse. Adesso termino la riga e ritorno, vi faccio vedere come trasportare il filo. Quando arriviamo alla fine della riga e abbiamo il filato marrone, lo dobbiamo trasportare man mano fino a quando abbiamo finito di terminare le nostre 6 righe con il panna. Io entro dentro all'ultima maglia e prendo il filo, passo in avanti il marrone, prendo il filo panna, vado a lavorare la mia maglia bassa. In questo modo ho passato il filo, lo giro in questo modo e catenella. Io ho portato il filo, diciamo, alla parte superiore della riga, in maniera che noi facciamo sempre in questo modo, in maniera di trasportare il filo fino alla sesta riga per poter poi iniziare con il marrone. Adesso che abbiamo fatto la catenella vado a lavorare sempre le maglie basse e proseguo fino a 6 righe totali con vedete ho terminato il pannello, per cui dopo le 3 righe che abbiamo fatto con il color marrone, quello scuro, abbiamo fatto il panna, poi il marrone, il panna, il marrone, panna, marrone, panna e di nuovo le 3 righe qui in questa parte. Allora adesso noi ci dobbiamo agganciare, dobbiamo fare i laterali. Diciamo che la borsa non ha una base larghissima di circa 8 cm. Allora, siccome abbiamo realizzato 70 catenelle, noi dobbiamo andare a lavorare 32 catenelle da una parte e 32 catenelle dall'altra. Ovviamente andiamo a realizzare 3 giri proprio per completare la nostra fascia. Le 3 maglie poi, vedete, le 3 righe andranno poi collegate qui per chiudere la borsa, insomma i laterali della borsa. Allora una cosa che dobbiamo fare è agganciarci con il filo, andare a lavorare e lasciare 6 maglie centrali, per cui abbiamo un pannello con 70 maglie, ne andiamo a lavorare 32 per 3 giri. Lasciamo le 6 maglie, tagliamo il filo, ci agganciamo di nuovo, andiamo a lavorare 32 maglie per 3 giri e così lo facciamo dalla parte opposta. Allora andiamo a vedere. Per iniziare noi ci andiamo a agganciare con il marrone alla prima maglia e andiamo a lavorare, facciamo prima passare il filo, poi una catenella e poi vado a lavorare la maglia bassa. Vado a lavorare 32 maglie per lasciare le 6 maglie centrali. Mi raccomando di lasciare le 6 maglie e torniamo indietro per 3 righe. Infatti in questo lato che ho realizzato, vedete, 3 righe e poi ho tagliato il filo. Proseguo. Allora io ho già cucito una parte, adesso andiamo a cucire l'altra parte. Come vedete qui abbiamo realizzato, qui al centro abbiamo le 6 maglie. Adesso qui andiamo a chiudere in questo modo, in questo lato, e chiudiamo in questo modo. Andiamo semplicemente a cucire. Come facciamo? Passiamo l'ago, fate una cucitura abbastanza stretta anche a ripassare, perché ovviamente siamo alla parte della borsa dove comunque tiene anche il peso delle cose che noi andiamo a mettere dentro. Allora prendiamo tutte e due le costine
e tiro il filo. Questo è l'ultimo punto. Adesso vado a unire la parte opposta. Adesso qui faccio un punto per unire e vado in questo modo a cucire. Anche qualche punto in più, ecco, lo giro in maniera che sono sicura che sia ben fissato. Adesso torno indietro e vado a cucire la parte laterale, che è questa. Eccola qui, vedete che poi risulta in questo modo, vado a prendere, per cui passo con il filo di nuovo fino al centro, vado a prendere proprio tutte e due, tolgo i fili, tutte e due le costine e vado qui per fare un bel punto chiuso in maniera che sia ben fissato, e poi vado a lavorare con le costine piene. Poi se vogliamo tornare indietro e fissarlo in questo modo lo possiamo fare in maniera che siamo sicure, essendo che la borsa, diciamo, reggerà su queste cuciture, che siano belle robuste. Proseguiamo fino alla fine. Allora, adesso ho inserito, come vedete, la rete all'interno, vi faccio vedere bene così. L'ho semplicemente appuntata, niente di che. Vado adesso a girare il bordo di circa 1 centimetro, prendo un ago, questo è anche un ago grande ma non ha importanza, è del filo nylon, e vado a puntare all'interno. Adesso non si vede perché, ecco, forse si vede, l'ho anche un pochino impicciato, questo lo devo tagliare. Vado a lavorare piano piano all'interno della nostra borsa, di non stare a renderlo, a tirare il filo, dobbiamo, perché poi tanto poi dobbiamo mettere la fodera, ecco qui, e tiro. Questo è il filo in eccesso che devo tagliare e vado ad appuntarlo piano piano, vedete, così, e tiro il filo. Proseguiamo piano piano tutto in tondo, ecco qui, ecco, e tiriamo bene il filo. Adesso andiamo a realizzare i manici. Io ho avviato 60 catenelle e ho lavorato per 5 righe, per cui è facilissimo. Quando avete avviato le 60 catenelle per 5 righe sempre a maglia bassa, vi faccio vedere come la vado a chiudere. Semplicissimo, prendiamo sempre l'uncinetto, prendo una costina, quella dopo, e vado a chiudere con una maglia bassissima, semplicemente in questo modo, e vado a chiudere. Adesso prendo la costina, quella successiva, vado a chiudere fino al termine, così abbiamo realizzato i due manici. Fatti i due manici, andiamo a fissarli prima di mettere la fodera. Allora, per attaccare i manici basta prendere le misure che preferite. Io le vado a cucire sulle strisce marroni. Mi sono, vedete, agganciata al manico, già ho preso le misure, controllo se sono identici, a posto. Vado a fissarlo semplicemente con l'ago, tanto è dello stesso colore e non succede nulla. Ecco qui, vedete, mi giro un pochino che si vede meglio. Basta fissarlo bene più volte. Prima facciamo la parte sotto, vedete, non si vede nulla, e poi passiamo un pochino più sopra come cucitura. Quando abbiamo ben fissato tagliamo i fili in questo modo,
qui vado a fissarmene l'angolo, ecco qui, e proseguo. Allora, per quanto riguarda la fodera, dopo che abbiamo messo i manici, basta prendere la misura e fare un piccolo sacchettino e cucirlo dentro. Ve l'ho fatto vedere tantissime volte questo passaggio, e basta poi cucirlo dentro con o un filo nylon oppure con un filo di cotone. Io qua sotto già ho fissato la rete, ho messo solo un puntino con il filato marrone qui in maniera che non si muove la rete, e poi andiamo a cucire la fodera. Ecco qui, la borsa è terminata, come vedete molto carina, l'ho riempita un pochino per farvela vedere. La fodera insomma è facile inserire perché è semplicemente un sacchettino da realizzare e cucire tutto intorno. Poi potete mettere anche una chiusura, si può sempre mettere. I manici io ho deciso di realizzarli bianchi perché comunque con diciamo il color moro non basta per realizzare i manici. Poi se preferite fare un giro di bianco, poi un giro di insomma del color marrone, lo potete anche fare. Io l'ho realizzati color panna. Allora la borsa è semplicissima, facile da realizzare, potete cambiare anche le misure della borsa, realizzarla anche più grande, facilissima. Insomma è una borsa versatile dove la potete utilizzare in qualsiasi momento e circostanza. Allora io vi saluto, seguitemi anche su Instagram, c'è sempre il blog, vi lascio il link sotto, e anche sul gruppo. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.